È possibile utilizzare uno smartphone per far video su YouTube? In questo video ti faccio vedere come sto utilizzando in questo momento il mio iPhone 16e, quindi uno smartphone tutto sommato economico, per ottenere il risultato che stai vedendo. In questo video voglio dimostrarti che anche utilizzare uno smartphone va bene per iniziare ad aprire un canale YouTube, per iniziare a far video. E ti spiego quello che sto facendo. In questo momento io sto utilizzando il mio iPhone 16e, che è l'iPhone più economico che c'è, costa 450 euro più o meno, quindi abbastanza poco. È diciamo un iPhone abbastanza depotenziato soprattutto sul comparto lenti, quindi questa qualità non può che essere migliore se hai uno smartphone con due fotocamere, magari con una risoluzione migliore. Quindi questo secondo me è un punto abbastanza basso che però voglio dimostrarti essere comunque utile per lo scopo. Lo scopo qual è? Quello di fare video su YouTube. Voglio però ricordarti una cosa: ci sono tantissimi studi che dimostrano come nel video l'audio sia molto più importante. Lo so che può sembrare una cosa assurda, dici aspetta, ma io sto parlando di video, perché mi stai parlando di audio? Perché così le persone sono molto più propense a perdonare un video non perfetto ma un audio di qualità piuttosto che il contrario. Quindi puoi anche utilizzare questo smartphone, puoi anche utilizzare altri smartphone. Sul mio canale trovi anche un video dove ti ho fatto appunto le riprese con l'iPhone 12, quindi un iPhone ancora più vecchio che avevo prima di questo, ok? E tutto sommato la qualità, certo non è paragonabile a una fotocamera attuale, però funziona. Quindi ti raccontavo che l'audio è la parte più importante, quindi se tu hai un audio di qualità non significa spendere migliaia di euro. Significa, e il mio canale ci sono centinaia di video su questo, prendere anche microfoni economici, anche wireless, insomma, magari poi farò un video su un setup proprio minimo per realizzare video su YouTube. Magari se mi segui e clicchi sulla campanellina, così quando farò quel video tu lo troverai sul canale. Quindi, una volta capito che l'audio è la parte più importante, la seconda parte qual è? La fotocamera? No, le luci. Perché? Perché soprattutto uno smartphone che ha una lente molto piccola e quindi un sensore molto piccolo ha bisogno di tanta luce. Gli smartphone all'aperto sono veramente ottimi perché riescono, grazie alla luce naturale, a riprendere parecchi dettagli. In studio, soprattutto in set come il mio abbastanza scuro, se non hai delle luci buone, la qualità video farà schifo. Io ho le mie classiche luci, quindi se vedi altri video sai che sono luci semiprofessionali, sono luci che mi illuminano in modo decente, ok? Però tu puoi non comprare le mie luci, puoi comprare luci più economiche in modo tale da avere comunque una certa qualità. Ma questo video non è sull'intero setup, è sullo smartphone, quindi vorrei non leggere commenti. Vabbè, ma tu hai il microfono buono, vabbè, ma tu hai le luci buone. Stiamo parlando dello smartphone, quindi concentriamoci sullo smartphone. Io ti sto raccontando che cosa ho in questo momento. E arriviamo al telefono, che è la terza cosa. Ok, lo smartphone. Sto utilizzando non l'app nativa, ma sto utilizzando Blackmagic Camera App. Un'app gratuita che credo ci sia anche per Android, però controlla. Allora, ci dovrebbe essere, però controlla. Io non uso Android, non ho mai usato Android e non lo so, però da quello che ho letto in rete mi sembra che ci sia. Quest'app ti permette di sbloccare tutta una serie di funzionalità che l'app nativa del telefono non ti permette di fare, perché non so perché le app native non hanno un controllo avanzato. Forse alcuni Android ce l'hanno, l'iPhone no, non così avanzato. Quindi in questo momento ho settato il frame rate a 25. Sto registrando in 4K, ti faccio la premessa. Ho settato il frame rate a 25, lo shutter speed ovviamente al doppio del frame rate, quindi 1/50. Ho bloccato il bilanciamento del bianco a 5600 gradi Kelvin, che è la luce delle mie che è la temperatura delle mie luci. Se non sai di cosa sto parlando, trovi diversi video sul mio canale dove ti parlo anche di temperatura in gradi Kelvin delle luci, ma fondamentalmente queste luci sono a 5600 gradi Kelvin, quindi non ho fatto altro che dire: aspetta, quanto sono queste luci? 5600. Ok, a quanto devo bilanciare il bianco nella fotocamera? 5600. Semplicissimo. ISO 32. Questo è strano perché è una scala secondo me molto diversa rispetto a quella delle fotocamere, perché mentre quando io registro i video il mio ISO è 100 sulla Canon, 800 sulla Sony, qui sono a 32. Quindi è una scala secondo me abbastanza diversa, non so perché. Magari dopo ti faccio vedere con uno screenshot quali settaggi sto utilizzando in modo che sia più facile per te replicarli, fermo restando che il bilanciamento del bianco e gli ISO dipendono molto dalle tue luci, dipendono molto dal tuo studio, ok? Se le tue luci non sono settate a 5600, non so perché,
devi settarle in base a quella temperatura di gradi Kelvin. Se il tuo ISO ti accorgi che a 32 è troppo basso, devi alzarlo un po' o abbassarlo un po' se è più basso, insomma devi comunque regolarlo. Però 4K, 25 fps, 1 su 50 shutter speed, quello non lo devi toccare. Bene, credo di averti raccontato veramente un sacco di cose. Mi farebbe piacere sapere da te se la qualità che stai vedendo in questo momento è buona per iniziare un canale YouTube. Fermo restando che è inutile scrivere commenti molto meglio le fotocamere, grazie, lo sappiamo, ok? Ma il punto è, può uno smartphone economico permetterti di iniziare a fare video su YouTube e poi magari quando hai dei soldi lo metti da parte e prendi una fotocamera? Quindi la qualità che stai vedendo è decente considerando che si tratta di uno smartphone economico? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Tutto il resto non conta in questo video perché il video è incentrato sullo smartphone. In questo caso io ho l'iPhone 16e, ma tu potresti avere un qualsiasi altro smartphone economico, ok? Fammi sapere se tu stai usando uno smartphone, se ti trovi bene, se stai usando quest'app, se vuoi un video su quest'app, insomma, confrontiamoci nei commenti perché come sai io leggo e rispondo a tutti, quindi è un confronto vero. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.